Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché parleremo di un argomento che sta facendo impazzire il web e i social media. La trasformazione incredibile di Burak Özçivit per il suo ruolo in Sandokan. Sì, avete capito bene, il nostro amato attore turco, famoso per i suoi ruoli da rubacuori, si è letteralmente trasformato per interpretare la leggendaria tigre della Malesia. Preparatevi perché vi svelerò tutti i segreti dietro questa metamorfosi sorprendente, dai cambiamenti fisici agli allenamenti intensi, fino alle scelte stilistiche che hanno reso Burak irriconoscibile e perfetto per incarnare Sandokan. E se siete fan di Burak Özçivit, o semplicemente curiosi di scoprire come un attore può prepararsi per un ruolo così iconico, questo è il video che fa per voi. Ma prima di iniziare, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ci saranno tante altre curiosità, approfondimenti e news dal mondo dello spettacolo, quindi restate sintonizzati. Ok, bando alle ciance e immergiamoci subito nel mondo di Sandokan e nella trasformazione di Burak Özçivit. Come sapete, Sandokan è un personaggio leggendario, un eroe avventuroso, un pirata coraggioso e dal fascino irresistibile. Interpretato in passato da Kabir Bedi, che ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo, Sandokan rappresenta un'icona di forza, giustizia e ribellione. La sua figura è avvolta in un alone di mistero e avventura, evocando immagini esotiche di foreste pluviali, mari tempestosi e duelli all'ultimo sangue. Kabir Bedi, con la sua presenza scenica imponente e il suo sguardo penetrante, ha incarnato alla perfezione l'essenza del personaggio, diventando un punto di riferimento per generazioni di spettatori. L'eredità di Bedi è quindi un fardello non indifferente per chiunque osi raccogliere il testimone e reinterpretare il ruolo. Ebbene, la notizia che Burak Özçivit avrebbe interpretato questo ruolo ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Da un lato, l'entusiasmo dei fan che non vedevano l'ora di vederlo nei panni di Sandokan. Dall'altro, qualche scetticismo, soprattutto perché Burak è conosciuto per i suoi ruoli romantici e per la sua immagine da bravo ragazzo. Burak, con il suo volto angelico e il suo sorriso accattivante, sembrava a molti una scelta azzardata per un ruolo che richiede un'immagine più dura e selvaggia. Molti si chiedevano se sarebbe stato in grado di abbandonare i panni del principe azzurro per trasformarsi in un guerriero spietato. La sfida era enorme, e le aspettative erano altissime. Ma Burak, da vero professionista, ha raccolto la sfida con determinazione e ha intrapreso un percorso di trasformazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. La prima cosa che salta all'occhio è ovviamente il cambiamento fisico. Burak ha dovuto lavorare duramente per acquisire la massa muscolare necessaria per interpretare un guerriero come Sandokan. Ha capito che per essere credibile nei panni del pirata malese, doveva trasformare il suo corpo, rendendolo più forte, più resistente e più agile. Non si trattava solo di estetica, ma di una necessità per rendere giustizia al personaggio. Ha seguito un regime di allenamento molto intenso, combinando esercizi di forza, cardio e functional training. Immaginatevi ore e ore in palestra, sollevamento pesi, flessioni, trazioni e tutto il resto. Ma non è finita qui. Burak ha anche dovuto modificare la sua alimentazione, seguendo una dieta ricca di proteine e povera di grassi, per favorire la crescita muscolare e definire il suo fisico. Ha eliminato i cibi processati, gli zuccheri raffinati e i grassi saturi, concentrandosi su alimenti freschi e nutrienti come carne magra, pesce, verdure e frutta. La disciplina alimentare è stata fondamentale per raggiungere i suoi obiettivi fisici. E i risultati sono stati davvero impressionanti. Burak si è trasformato in una vera e propria macchina da guerra, con muscoli scolpiti e un fisico atletico che incarna perfettamente la forza e l'agilità di Sandokan. Il suo corpo è diventato uno strumento di lavoro, un'arma da forgiare e affinare per affrontare le sfide del set. La sua trasformazione fisica è stata una testimonianza della sua dedizione e del suo impegno nel ruolo. Ma la trasformazione fisica è solo una parte della storia. Burak ha anche dovuto lavorare molto sull'aspetto esteriore per somigliare il più possibile al personaggio. Ha capito che l'immagine è fondamentale per creare un personaggio credibile e coinvolgente. Non si trattava solo di somigliare a Kabir Bedi, ma di creare un'immagine nuova e originale, che rispettasse l'essenza del personaggio ma che allo stesso tempo fosse unica e distintiva. Innanzitutto, si è fatto crescere i capelli e la barba, seguendo lo stile tipico di Sandokan.
I capelli lunghi e mossi, la barba folta e ben curata, contribuiscono a creare un'immagine selvaggia e affascinante. La barba è diventata un elemento distintivo del suo personaggio, simbolo di forza, saggezza e virilità. Poi c'è il trucco. Il team di make-up ha fatto un lavoro eccezionale nel trasformare il viso di Burak, rendendolo più maturo e segnato dalle battaglie. Hanno utilizzato tecniche di contouring per accentuare i lineamenti del viso, creando un effetto più mascolino e determinato. Il trucco è stato utilizzato per scolpire il suo viso, enfatizzando le rughe d'espressione e creando un'immagine più vissuta e realistica. E ovviamente non possiamo dimenticare gli abiti di scena. I costumi di Sandokan sono fedeli alla tradizione, con pantaloni larghi, camicie aperte, stivali di cuoio e l'immancabile fascia rossa in testa. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari per creare un'immagine autentica e credibile. I costumi sono stati realizzati con tessuti pregiati e rifiniti con cura, per garantire un aspetto elegante e al tempo stesso funzionale. La fascia rossa, simbolo di ribellione e coraggio, è diventata un elemento iconico del personaggio. Ma la trasformazione di Burak O'Shivit non si limita all'aspetto fisico. L'attore ha dovuto lavorare molto anche sull'interpretazione del personaggio, studiando la storia di Sandokan, leggendo i libri di Emilio Salgari e guardando le precedenti interpretazioni. Ha capito che per interpretare un personaggio così complesso e sfaccettato, doveva immergersi completamente nel suo mondo, cercando di comprenderne le motivazioni e i sentimenti. Ha cercato di capire la psicologia del personaggio, le sue motivazioni, le sue paure e le sue speranze. Ha lavorato sulla postura, sulla voce, sullo sguardo, cercando di trasmettere la forza, il coraggio e la determinazione di Sandokan. Ha studiato le movenze dei guerrieri malesi, imparando a maneggiare la spada e a combattere a mani nude. Ha preso lezioni di equitazione per poter cavalcare con sicurezza e agilità. E, a quanto pare, ci è riuscito alla grande. Le prime immagini di Burak nei panni di Sandokan hanno fatto il giro del mondo e hanno suscitato reazioni molto positive. Molti fan hanno elogiato la sua trasformazione fisica e la sua interpretazione del personaggio, definendolo perfetto per il ruolo. Hanno apprezzato la sua dedizione e il suo impegno nel rendere giustizia al personaggio. Anche la critica sembra aver apprezzato il suo lavoro, sottolineando la sua professionalità e il suo impegno. I critici hanno riconosciuto il suo talento e la sua capacità di trasformarsi completamente per interpretare un ruolo. Hanno elogiato la sua interpretazione, definendola intensa, credibile e coinvolgente. Certo, ci sono anche state delle critiche, ma sono state poche e isolate. Alcuni hanno contestato la scelta di Burak per il ruolo, ritenendolo troppo bello e poco adatto a interpretare un personaggio così rude e selvaggio. Altri hanno espresso dubbi sulla sua capacità di rendere giustizia al personaggio, temendo che potesse snaturarlo o banalizzarlo. Ma, come dicevo, si tratta di critiche minoritarie. La maggior parte dei fan e degli esperti del settore sembrano essere entusiasti della sua interpretazione. Sono convinti che Burak sia la scelta giusta per interpretare Sandokan e che farà un ottimo lavoro. E io, personalmente, non vedo l'ora di vedere la serie completa e di ammirare Burak O'Shivit nei panni di Sandokan. Sono convinto che farà un ottimo lavoro e che ci regalerà un'interpretazione memorabile. Sono ansioso di vedere come interpreterà le scene d'azione, i duelli all'ultimo sangue e i momenti di intimità con i suoi compagni. Questa trasformazione di Burak O'Shivit ci insegna una cosa importante, che con impegno, dedizione e professionalità, un attore può trasformarsi completamente per interpretare un ruolo, superando i propri limiti e sorprendendo il pubblico. Ci dimostra che il talento è importante, ma che la disciplina, la passione e la determinazione sono fondamentali per raggiungere il successo. E questo è un grande esempio di talento e di passione per il proprio lavoro. Quindi, complimenti a Burak per la sua incredibile trasformazione e in bocca al lupo per il suo ruolo in Sandokan. Sono sicuro che sarà un successo. Spero che questa interpretazione lo consacri come uno dei più grandi attori del suo tempo. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessanti le informazioni sulla trasformazione di Burak O'Shivit per il suo ruolo in Sandokan. Abbiamo visto come l'attore si sia impegnato a fondo per prepararsi al personaggio, sia dal punto di vista fisico che interpretativo. Abbiamo analizzato i cambiamenti fisici, l'allenamento intenso, le scelte stilistiche e il lavoro sull'interpretazione.
e abbiamo visto come la sua trasformazione abbia suscitato reazioni positive da parte dei fan e della critica. Insomma, un esempio di impegno, dedizione e professionalità che merita di essere raccontato. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino a Fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della trasformazione di Burak Özçivit e se siete curiosi di vedere la serie Sandokan. Sono curioso di conoscere le vostre opinioni e i vostri commenti. E ora, la solita richiesta. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate anche la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. Cercherò di tenervi sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo dello spettacolo. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. Ciao!